Bene amici e amiche, come va là fuori? Spero tutto bene. Ora mettetevi tutti comodi perché Papa Rob vi vuole parlare di Ark Riders, sicuramente il gioco del momento, ma merita davvero di essere nominato GOTY secondo voi? Non che sia mia intenzione portargli sfiga come è successo con GTA, 4 milioni di copie vendute, quasi 800.000 giocatori online in contemporanea, numeri da mal di testa. E tutto questo grazie a Embark Studios, un piccolo team di fuoriusciti da DICE che ci avevano già regalato The Finals, solo che stavolta nel prompt di ChatGPT sembra che abbiano inserito Extraction Shooter in terza persona dove la gente si scanna anche per una scorza di limone. Ed eccoci qua, signor giudice. Il gioco è ambientato in una specie di Italia post-apocalittica, solo che al posto della pizza e del mare ci sono robot giganti e rattazzi di fattezze umane che vivono nelle fogne. E il bello è che funziona, le macchine dell'arca dominano il mondo, gli umani sopravvivono come possono e tu devi tornare a Speranza con il loot prima che la zona venga nuclearizzata. Un lunedì qualunque, insomma. Solo che mentre tu cerchi di sopravvivere, arriva il problema vero. Non i robot, non il tempo, non la difficoltà, ma gli altri giocatori, che di Speranza proprio non ne vogliono sapere. Ragazzi, la community di Ark Riders è la più rattesca che abbia mai visto in un videogioco. In pochi giorni ho visto cose che sembrano uscite da un film di Mad Max mista The Walking Dead con toni di Blade Runner. Gente che ti urla da un shoot e poi ti spara in faccia. Camper che ti aspettano all'ascensore solo per rovinarti la run. E quelli che ti uccidono dopo averti aiutato giusto per sport. È come se il gioco attirasse tutto il peggio dell'umanità. C'è chi gioca per divertirsi e chi per farti bestemmiare. E questo sicuramente contribuisce a rompere la quarta parete e ad immedesimarti di più. Il brutto di tutto questo che mi fa storcere il naso è che non ci sono conseguenze. Puoi essere tossico quanto vuoi e il gioco ti dice pure: bravo, ottimo lavoro, con una pacca sulla spalla. Embark, vi prego, una taglia, una penalità, uno spot sulla mappa, un dito puntato inquisitorio del Papa, qualcosa. In The Division se diventavi ostile ti mettevano un bersaglio sulla testa, qua invece puoi fare il sociopatico e via, tutti felici. Poi c'è un altro problema. Ark Riders non ama i giocatori solitari e l'ho imparato a mie spese. Se non hai amici online, preparati a soffrire come se dovessi giocare con 1000 di ping, perché il gioco ti butta dentro al mondo senza pietà, con un'asticella di difficoltà parecchio alta all'inizio. Ti ritrovi con armi di plastica, robot pronti a sbranarti e rumori che attirano ogni cosa nel raggio di 3 km. Per fare un raffronto, anche se più blando, è come cercare di battere Malenia in Elden Ring. Tecnicamente è possibile, ma solo perché ha smesso di credere nella felicità e vuole farmare XP senza alcuno scopo nella vita. E il bello è che non è un Battle Royale, ma la gente gioca come se lo fosse. L'umanità è sull'orlo dell'estinzione. E invece c'è sempre il tizio che ti ammazza solo per dire gaccia. Mica è Pokémon, e soprattutto quando parliamo di grafica. Va detto, il gioco è fatto bene sia dal lato tecnico quanto dal lato artistico. Il mondo è curato, l'atmosfera post-apocalittica è credibile e su PC gira pure bene grazie alle tech Nvidia usate con criterio. Insomma, abbiamo un gioco ottimizzato, non un disastro ferroviario. Quindi tanto di cappello. Però manca qualcosa, una lore vera, una direzione, un motivo per dire sì, voglio tornare là fuori, e manca una difficoltà scalabile, più morbida, più lineare, che accompagni chi vuole solo farsi un giro senza venire macinato vivo. The Division per esempio ti lasciava scegliere, campagna co-op, Darzone, PvP, tutto separato e coerente. Qui invece ti butta nella mischia, ti guarda e dice: o impari a sopravvivere o finisce che ti portano via anche le mutande. Ark Riders in conclusione è un gioco bellissimo da vedere, adrenalinico, imprevedibile, una ventata d'aria fresca con un potenziale enorme, ma se continua così rischia di essere ricordato più per la tossicità dei suoi giocatori che per i robot dell'arca, e infatti molti giocatori per questo motivo stanno abbandonando il gioco. Embark, avete creato qualcosa di grande, adesso sistemate la community e dateci una modalità più accessibile e magari una storia degna del mondo che avete costruito, perché oggi Ark Riders è un gioco che ti ama ma allo stesso tempo ti odia, e se ci giochi da solo ti odia ancora di più. Eurogamer il gioco lo odia tantissimo, tanto da dargli 4. Ora capisco a cosa pensavano i developers quando hanno chiamato la città Speranza. Deve essere il posto dove finiscono tutte le buone intenzioni dei giocatori e un messaggio subliminale per ricordarti che ne servirà molta.
Beh amici, come sempre grazie per avermi seguito, io vi ricordo di lasciare un like, commentare il video, fatemi sapere se avete comprato Ark Riders, se lo state giocando oppure no, se vi sta piacendo oppure no, se lo prenderete il Black Friday o festività natalizie, e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Come sempre noi poi ci ritroviamo in live il giovedì e il lunedì su YouTube e Twitch e i giorni extra sul WT. Come sempre ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!